Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Il caso Kvaratskhelia è rientrato dopo le parole di Jukeli e la coda tra le gambe dello stesso procuratore. Di Lorenzo rientrato anche quello con la lettera scritta, ascoltata, poi vedremo e commenteremo, scritta da Di Lorenzo. Andremo un attimo a fare il punto della situazione. Di Maro, il primo giorno di allenamento, un recap per ciò che è stato, perché ovviamente c'è Calcio Napoli 24 che è in diretta durante le sessioni di allenamento del Napoli e quando posso approfitto per guardarle poi direttamente per vedere cosa sta succedendo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete e passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche. Unitevi alla nostra community azzurra e sempre Forza Napoli. Partiamo dalla sessione di allenamento. 17:30 giocatori a disposizione di Mister Conte per la prima sessione di allenamento di Di Maro, seduta iniziata con riscaldamento, giri di campo, scatti da fondo campo fino alla tre quarti e viceversa. Si passa poi ad una serie di esercizi a coppie, tre tocchi a giramento di una sagoma. Vengono disputate delle partitelle a campo ridotto con i giocatori divisi in quattro squadre da 7, pettorina gialla, beige, azzurra e blu. Si termina con stretching a centrocampo. Osimhen è uscito dal campo con una vistosa fasciatura al piede. La fasciatura di Osimhen ormai è normale amministrazione, lo conosciamo. Io ho visto anche le partitelle disputate e non mi sono dispiaciute perché poi ci sono tutti questi ragazzi giovani che devono assolutamente provare a mettersi in mostra e dare il tutto per tutto e li vedi, cioè che dire che ieri nelle partitelle si è messo in mostra lo stesso Lindstrom, un tantino più pimpante, anche se un paio di tiri sono andati a finire veramente nel dimenticatoio, dobbiamo raddrizzare un tantino quel piede. Ovviamente la prima sessione di allenamento non sto qui a gasarmi, però se voi avete la possibilità e il tempo di tanto in tanto c'è Calcio Napoli 24 che offre questo servizio e io l'ho fatto anche l'anno scorso e non perdo l'abitudine quest'anno, figuriamoci, con Conte al comando. Detto questo, passiamo ai casi che sono rientrati. Torniamo un attimo indietro, conferenza stampa di Antonio Conte, Quara non si muove, Di Lorenzo non si muove. Circa 2 settimane dopo siamo qui a parlare di casi rientrati, parliamo di un Napoli che ha quasi completato la difesa prima dell'inizio del ritiro, manca solo Hermoso nel caso si affonda il colpo, ma come vi ho già detto non è una trattativa alla Spinazzola, è una trattativa alla Rafa Marin che vai lì e fai presto presto. Ci sono delle cose da limare, ma si limeranno nella maniera più assoluta, quindi si concluderà, credo, poi con Hermoso, ci auguriamo, la difesa e ci si affaccerà in altri reparti con la situazione Osimhen che sbloccherà poi soldi e girandola di attaccanti. Detto questo, Kvaratskhelia e il suo procuratore. Ricordiamo tempo fa che Jukeli diceva no, Kvaratskhelia deve giocare la Champions League perché il Napoli senza Champions e quant'altro, in interviste il padre, il fratello, lo zio, tutti quanti stavano a parlare. Intervista a Jukeli, torna a parlare Mamuka Jukeli, procuratore dell'attaccante georgiano. L'intervista è stata realizzata dal famoso giornalista sportivo russo Nobel Arustamian. Allora, il giornalista dice: hai detto in un'intervista che ti dispiace per il fatto che Quara non giocherà la Champions League. Cosa farai al riguardo? Mamuka Jukari risponde: quindi è necessario vincere lo scudetto. Questa è una traduzione di un georgiano, domande tradotte da ovviamente georgiano madrelingua. Quindi è necessario vincere lo scudetto. Il giornalista incalza: quindi rimarrai a Napoli? Jukeli risponde: ho voglia di vincere lo scudetto. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo faranno. Se il Napoli dice di restare, il contratto è contratto. Kvara rinnoverà. Siamo passati dal voglio giocare la Champions League, il Paris Saint Germain degli 11 milioni, 47 milioni, 68 milioni al se il Napoli dice di restare, il contratto è contratto e io sono contentissimo che sia andata a finire così. Me lo aspettavo perché alla guida del Napoli ovviamente
c'è un organigramma societario ben definito. E infatti passiamo anche alla lettera di Di Lorenzo, perché non credo che sia poi eh, casuale, ecco, l'arrivo di queste due smentite di Quara e di Lorenzo nel primo giorno di ritiro, perché in quella conferenza di presentazione ci si era prefissati proprio questo. Ed è un Napoli che non è mai stato così, e noi dobbiamo assolutamente vantarcene al momento, ma sperare che sia sempre così, perché il calcio va preso così, al di là dei 6 milioni, 7 milioni, 4 milioni e 5 milioni che dai ad un allenatore, ma se vuoi fare calcio in una determinata maniera, ti servono persone di calcio. E il Napoli in società ha tutte persone di calcio, salvo ancora qualcuno che però ovviamente alzo le mani e vi lascio anche il beneficio del dubbio per chi sia, ma è un Napoli che per il 99% è sano e deciso sugli obiettivi da raggiungere, perché io non ricordo sessioni di mercato dove abbiamo portato a casa tre acquisti prima del ritiro di Di Maro, anzi siamo sempre stati lì. Mamma mia, sta avvenendo sta avvenendo agosto, inizia il campionato, non abbiamo comprato questo, ci sta questo sul mercato, mal di pancia ancora al campionato iniziato, eccetera. E invece quest'anno sta andando tutto come deve andare. Noi ci auguriamo che il proseguo sia ancora più bello di questo. La lettera di Giovanni Di Lorenzo. Allora, io come avete visto dalla locandina, no ai rancori, sì alla memoria, e per il semplice fatto che non possiamo, secondo me, o meglio, non posso. Poi voi mi farete sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non posso dimenticare ciò che è stato, e quindi è come quella, che ne so, quella relazione dove lui o lei si fanno il mezzo flirt, dove poi non è accaduto praticamente niente, però adesso si trovano poi in quella situazione nel dover recuperare, no, ma io voglio stare con te, c'è stato il mezzo flirt ma non era niente, quindi sei in quella situazione dove devi recuperare e ti devi rimettere in gioco. Io l'ho già detto in un altro video, per me va benissimo la lettera che andremo un attimo a leggere e commentare, però Di Lorenzo per me è un tantino in debito, e quindi a me, per ritornare sul pezzo, servono questi 6, 7, 8 punti portati a casa quasi personalmente. Come ho detto la volta scorsa, un salvataggio sulla linea, un cross, un grande assist al 90esimo dove hai la partita ferma sullo 0-0, sempre sul pezzo prestazioni. Deve essere assolutamente il campo a parlare. Prima di andare sulla lettera di Di Lorenzo, due cose. Ci sono state sicuramente troppe parole ed un teatrino che voleva, diciamo, essere montato, ma non è stato possibile grazie a chi ha messo il Napoli nei giusti posti, allenatore, direttore sportivo, team manager e quant'altro. Si deve ripartire solo dal campo, carissimo Di Lorenzo e carissimo Napoli, senza chiacchiere, senza fronzoli, senza andare decantando poi situazioni a destra e a manca, nella maniera più assoluta, perché non serve né a voi calciatori e né tantomeno alle società di cui fate parte, in questo caso il Napoli. La lettera di Di Lorenzo. Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po' scombinato, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l'azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più brutti della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare. Avvertivo la vostra delusione sulla mia pelle e non riuscivo con i miei compagni a cambiare l'inerzia dell'annata. Io ricordo come fosse ieri una conferenza stampa con Mazzarri, c'era ancora Mazzarri ed era, se non erro, l'ultima del girone di Champions. Non voglio sbagliare. Comunque era una partita di Champions League dove Di Lorenzo si presenta in conferenza stralunato, completamente da un'altra parte. Lo vedevi, gli facevi le domande e
sembrava che fosse proprio fuori dal mondo. Ovviamente mentalmente l'ha accusata la situazione, però non è che poi andiamo a giustificarci per ciò che è successo dopo, ma ci arriviamo. Lo ammetto, mi ha accarezzato l'idea di andare via, sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e come ha detto il presidente avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo però era tutto comprensibile, la vostra rabbia, la frustrazione del club, la mia confusione. Con Mario Giuffredi, il mio procuratore, ho un rapporto che va oltre la sfera professionale, ha percepito il mio disagio, ha fatto il suo lavoro, cercare di agire nella mia tutela e nel mio interesse. Allora, caro Di Lorenzo, in questo caso il tuo procuratore io non credo che abbia agito nella tua tutela e nel tuo interesse, anzi, ti abbia buttato benzina sul fuoco, ha buttato benzina sul fuoco perché c'era un europeo da giocare e in quel momento, secondo me, un procuratore intelligente si sta zitto, per tutto il decorso europeo, quando finisce l'europeo, procuratore e assistito, incontro con la società, io ho vissuto sulla mia pelle, forse sarà un mio errore, questo e questo, è vero, no, è vero, sì, ma no che finito il campionato, ancora doveva finire il campionato, quello poi mi ha assistito, poca fiducia, Calzona l'ha sostituito per i fischi del Maradona, quando poi Calzona ha scritto a Di Lorenzo e gli ha detto, carissimo Di Lorenzo, in quel momento io speravo ancora di vincerla la partita, quindi ho messo Mazzocchi che era molto più fresco perché tu erano 6 anni che comunque non corriva in coppa a che la fascia e quindi ci capiamo? Quindi Di Lorenzo, secondo me il tuo procuratore eh, talvolta, non voglio dire sempre, non fa assolutamente il bene del calciatore. Quindi guardati intorno perché ce ne sono di migliori o meglio, stai a Napoli e non ti serve nemmeno il procuratore a 31 anni. Il Napoli è una società che sa benissimo cosa fare e nel caso tu voglia andare via domani, dopodomani, tra un anno, 3 anni, 4 anni, troverà il Napoli la sistemazione giusta. Quindi non ti serve Giuffredi, te lo dico anche con un po' di vena napoletana, non ti serve. Quella stagione maledetta però è finalmente passato, ho ascoltato le parole del presidente De Laurentiis e quelle di mister Antonio Conte, ho parlato con entrambi in questi giorni e il messaggio che posso trasmettervi senza fare proclami inutili e promesse da marinaio è molto semplice. Non vedo l'ora di ricominciare perché mi sento uno di voi. Ti puoi sentire chi vuoi, anche uno di noi, ma uno di noi non avrebbe mai trattato con la Juventus. E questa non se ne scende, aiù, questa non se ne scende, di nessuna maniera se ne scende, perché ci sono scenari che abbiamo analizzato, abbiamo ipotizzato e che possono essere assolutamente quelli. E quindi una cosa del genere, per scendersene un tantino, non andare nel dimenticatoio, c'è solo il campo eh, attutire, ecco, un tantino questa cosa e forse verrà messa da parte, ma dimenticare per me, è una mia opinione personale, poi come ho detto mi fate sapere la vostra qui sotto nei commenti, resta difficile dimenticare ciò che è stato l'ultimo mese o l'ultimo mese e mezzo, quindi parola al campo e testa bassa e pedalare. Sono dispiaciuto per tutto quello che è accaduto, ma lo ribadisco a me alle spalle, davanti a me adesso vedo solo l'orgoglio di tornare a vestire questi colori che amo, quella fascia, la voglia di dimostrare all'Italia la vera forza del nostro Napoli e di rivivere le emozioni da brividi del 2023. La nostra città merita di gioire ancora, amma faticà e vi assicuro che lo faremo con la faccia arrabbiata come ha detto il mister. È ora di rialzare la testa e dobbiamo farlo tutti insieme. Ci vediamo a Castel di Sangro e poi soprattutto al Maradona. Vi aspetto al nostro fianco, come sempre, Giovanni. Bella la lettera, bella le scuse, io ho qualche dubbio, qualche dubbio che sia tutta farina del sacco di Di Lorenzo. Ce l'ho, ma non è una situazione maliziosa o ce l'ho con il calciatore, assolutamente. Io non ce l'ho con nessuno. Però eh, ad ogni azione scaturisce una reazione e quindi
per come vi siete comportati nell'ultimo mese e mezzo, le reazioni dei tifosi del Napoli, mia, la vostra, anche di chi non ha un canale YouTube, è plausibile che c'è scetticismo, c'è un tantino di schifo, l'abbiamo anche provato. Come ho detto prima, per sentirsi napoletano in primis non si tratta con i non colorati, e questo è un dato di fatto. Quindi già quello già è una cosa che per scemare ci vuole un tantino di tempo. Punto secondo, il Napoli avrà dettato assolutamente le condizioni, al di là del contenuto della lettera che può essere il suo, ma questa è una situazione che ha dettato il Napoli, così come il Napoli ha annullato la conferenza di Giuffredi di eh, settimana scorsa, se non erro, martedì scorso la voleva fare o martedì adesso, ho perso anche il conto di già, martedì adesso, martedì ci doveva essere la conferenza, invece ieri esce la lettera di Di Lorenzo al primo giorno di ritiro, quindi è tutto rientrato, è un Napoli che secondo le direttive del suo manager sta facendo le cose per bene. Non è Locatelli come la mozzarella, Locatelli fa le cose per bene, ma è il Napoli. È il Napoli e sono fiducioso per la stagione che verrà. Non sto qui a dire l'anno per quest'anno vincimmo scudetto, no, assolutamente. Noi dobbiamo arrivare tra le quattro, nella maniera molto semplice. Quindi ecco perché non mi sto a strappare i capelli che non ho più, anzi sono corti, ma qualcuno c'è ancora. Non me li strappo perché il Napoli ha una partita a settimana. Arrivare tra le quattro in Serie A non serve avere i Galacticos in squadra, e quindi sistemata la difesa che era il punto debole dell'anno scorso, servirebbe un centrocampista perché comunque Demme, Zielinski, Elmas in uscita, Anton Belese tanto l'anno scorso, comunque hai perso un tantino di qualità in mezzo al campo. Vedremo il Napoli poi dove andrà a parare, ma molto probabilmente si comincerà dalla cessione di Osimhen per poi investire quei soldi in punte e centrocampisti. Nel caso ce ne fosse bisogno, perché poi può anche uscire qualche coniglio dal cilindro, dal ritiro di Di Maro, io non lo escludo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se il Napoli vi sembra convincente o meno. A me convincente è poco, ma non voglio fare troppo l'euforico perché siamo al primo giorno di ritiro, quindi ci sarà tempo per gioire e divertirci a campionato iniziato, nelle live post partita. Iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ciao.